succo al mirtillo bio. Ciao ragazzi, benvenuti ad un nuovo video. Innanzitutto ci tenevo a ringraziarvi molto per il vostro supporto, perché in questo ultimo mese stiamo crescendo molto rapidamente. Ho fatto un po' di video in più, i contenuti ho visto che stanno piacendo. Ovviamente se volete qualche contenuto particolare, se avete delle richieste, dei suggerimenti anche, potete scrivere un commento sotto, lo leggo volentieri, vi rispondo, poi magari facciamo un video insieme riguardo quell'argomento. Quindi vi ringrazio perché senza il vostro supporto non potrei andare avanti. Abbiamo fatto un sacco di video di unboxing, siamo andati al Pitti ultimamente, il video del Pitti sta crescendo, ci sono un sacco di outfit interessanti, quindi andatelo a vedere, ve lo metto qua. Questo invece è il maglione Amy dell'ultimo unboxing, vi metto il link dell'unboxing qui sopra sempre. Ragazzi, oggi parliamo di gioielli. Io credo che appunto i gioielli elevano il look in una persona, cioè sono un accessorio molto importante che eleva il look. E oggi parliamo dei miei. Parliamo di ciondoli, parliamo di anelli, parliamo di bracciali e parliamo di orecchini per quanto mi riguarda. E ora andiamo a vedere la mia collezione di gioielli. Allora ragazzi, premetto che tutti i miei gioielli sono in argento silver 925 e non ho gioielli in oro o cose di questo tipo. E partiamo con i ciondoli. Come dicevo prima, io ho questi due qua, ve li faccio vedere. Partiamo con il primo, questa catenina di argento di Emanuele Bicocchi, che è un designer e produttore italiano. Ve la faccio vedere qui. Questa è la prima, Emanuele Bicocchi. Questa qui, se non sbaglio, è 60 cm e mi arriva più o meno sul petto qua. Adesso ve la faccio vedere da vicino, la togliamo. Questa è la chiusura, guardate, argento 925, super spesso, si sente che è di qualità, insomma. E questo era il mio primo, la mia prima collana e ciondoli. La metto sempre in abbinamento anche alla mia seconda collana, che vi faccio vedere qua, che invece è una collana d'argento con questa spada, con questo pugnale inciso, con queste incisioni, vedete? Molto molto bello. Questo pugnale in particolare è di un altro brand che si chiama The Great Frog ed è un brand di Londra. Questo brand è di super qualità, anche perché proprio tu senti il peso dei materiali, non è bigiotteria, ecco. E anche la lavorazione di questo pugnale, come ad esempio il motivo qua, vedete? Come è lavorato, è veramente una cosa di super qualità. Io sono stato a Londra, se non erro hanno 2 o 3 negozi, ma hanno anche negozi in altri stati, in USA sicuramente. La prima volta sono andato e ho proprio preso questo. Quando ho preso questo ho misurato anche la circonferenza delle dita, perché c'erano degli anelli che mi interessavano, che adesso andremo a vedere insieme. Ovviamente la collana qui non è inclusa, la catena scusate non è inclusa. Questa era la mia seconda collana, il pugnale con queste incisioni sulla lama. Fatemi sapere cosa ne pensate nella descrizione sotto. Troverete tutte le info in basso nel box. Per quanto riguarda la prima categoria, ovvero quella delle collanine, vi faccio vedere anche queste due. Queste due qui, ovviamente non credo sia argento, ma sono del brand Salute. Avevo fatto uno shorts di unboxing di queste due, che ho preso su Luisa via Roma. Ve le faccio vedere, sono molto hippie, con questi fiorellini, queste perline, questa è una e questa è l'altra. Vedete coi dadi, lo smiley, sono molto belle. Io di solito le indosso quando vado a suonare come DJ d'estate, praticamente le metto così, vedete come stanno? Ovviamente non con questo maglione, perché d'estate metto delle camicie molto magari particolari, metto camicie floreali, metto camicie colorate e secondo me queste danno il valore aggiunto anche alla camicia. E ora ragazzi passiamo alla seconda categoria, ovvero gli anelli. Io ho trovato appunto questo brand che è The Great Frog di Londra e mi sono innamorato anche degli anelli. Prima io non portavo anelli prima di conoscere questo brand, proprio ho visto gli anelli di questo brand e ho detto bello, mi piacciono, voglio iniziare a indossare anelli. Per la precisione io, eccoli qua, questi sono i miei anelli che porto sempre in queste posizioni, sono 4 e nello specifico 3 su 4 sono appunto Great Frog.
e adesso li andiamo a vedere insieme. Allora ragazzi, adesso partiamo con il mio primo anello, primo che ho comprato, che è questo qui. Questo anello qua che vi faccio vedere, spero che si metta a fuoco, guardate, guardate che bello, guardate i dettagli di questo Great Frog. Io lo chiamo anello ridi ora e piangi dopo, guardate qui i dettagli. The Great Frog, c'è anche il simbolo dentro, non so se si vede. Questo anello onora le antiche muse greche, Thalia e Melpomene, credo che si chiamino così, le muse appunto della commedia e della tragedia, oppure è semplicemente un omaggio al rapper Ice Cube, Your Call. Questo anello viene 155 sterline sul sito, ci vuole un po' a realizzarlo, infatti c'è stato un anno che io sono andato 3 volte a Londra. La prima volta ho preso tutte le misure delle dita, poi mi sono scelto i miei anelli e un mese prima di sapere della mia partenza di Londra lo ordinavo, così sono sempre andato a ritirarlo di persona. Il secondo anello che sono andato a comprare a Londra è questo qui, ve lo faccio vedere, questo serpente arrotolato, vedete? Coiled Snake, questo serpente arrotolato, molto bello, anche questo qua è sempre Great Frog. Io porto invece nell'indice, eccolo qui, questo è uno dei primi design del brand. I serpenti sono antichi simboli mitologici che rappresentano la duplice espressione del bene e del male, e questo anello è altamente ossidato per dargli un effetto annerito e per far appunto risaltare i dettagli, perché appunto ogni anello è rifinito a mano e varia da pezzo a pezzo. Questo anello è 23x30 mm e 18 grammi. Anche in questo caso gli anelli si sente proprio che sono pesanti, che sono massicci, che ne usano di materiali, e appunto per questo si denota la qualità. Ora ragazzi passiamo al terzo anello di Great Frog che ho, che è questo qui, l'anello dell'aquila in volo. Ve lo faccio vedere, eccola qui l'aquilotta, vedete? Questo anello sarebbe perfetto per il pollice, però io lo porto nell'indice della mano sinistra, sta bene anche qua secondo me. Questo anello viene 210 euro, è uno dei modelli più popolari, l'ho visto anche copiato, e rappresenta la possente aquila che simboleggia la libertà e la vittoria. Questo anello è 21x28 mm e pesa 14 grammi. Ragazzi vi faccio vedere anche le confezioni e il packaging di Great Frog mentre che ci sono, vedete qua la scatolina e dentro questo sacchettino nero brandizzato The Great Frog. Sul sito è presente il size guide, ovvero una tabella per capire anche la taglia, potete consultare. L'ultimo anello dei miei 4 è questo qui, che invece è un anello di un altro brand, fatto da un negozio del mio paese. Questo qui è stato un regalo di Natale, se non erro, di un paio di anni fa. Ve lo faccio vedere. Questo anello qui che io porto nell'anulare e con questa perla nera, anche qui i dettagli. Ma se andiamo a fare un confronto tra questo anello del negozio di Carpi e il Great Frog, si nota proprio la differenza di peso, di quantità di argento utilizzato. E ora ragazzi passiamo ai bracciali. Bracciali io ne ho soltanto uno, questo qui, anch'esso è di Emanuele Bicocchi, ve lo faccio vedere qua indossato. Vedete, con queste perline, questi teschi. Emanuele Bicocchi nasce nel 2010 dal designer che gli dà il nome. Designer dotato di grande creatività e di un deciso gusto estetico. Lui è di Arezzo e con il tempo le sue creazioni raggiungono l'equilibrio perfetto tra stravaganza e eleganza informale e vibrante glamour rock and roll. E anche qui siamo con argento 925. Ragazzi, ho il piacere anche di condividere con voi il negozio, qualche foto se le trovo, qualche video del negozio di Great Frog a London, visto che ci sono stato, perché vale la pena anche proprio come esperienza. È molto rock come vibes, pelle, hanno anche la loro linea di abbigliamento, motociclisti, perché appunto ci sono tutti questi anelli particolari, soprattutto usano anche dei teschi negli anelli e nei bracciali. Spero un giorno di prendere anche un bracciale di The Great Frog, una cosa che mi manca. Ragazzi passiamo alla quarta ed ultima categoria, che è quella degli orecchini. Io ho un solo buco nell'orecchio e di solito indosso questo orecchino qua. Ve lo faccio vedere, lo vedete? Stile piercing, con il buco qui in mezzo. Ve lo tolgo anche, vedete com'è? Non so se si riesce a capire, eccolo qui.
Questo orecchino qui è del brand Marie Black, che è anche su un brand inglese di argento. L'ho pagato sui 60 euro se non erro, questa è la versione piccola, ma c'è anche grande che costa 15 euro in più. Molto bello, molto particolare, molto fine. Il secondo orecchino che ho è questo qui, nero, un po' più grande, ve lo faccio vedere qui. Anche questo c'ha il passante sottile e poi si ingrandisce. Questo è più grande dell'altro, vedete com'è? Eccolo qui. Sto pensando di fare anche un setup di gioielli d'oro, vedremo più avanti. Ragazzi, che dire, spero che il video vi sia piaciuto. Se è così mettete like, se non vi è piaciuto mettete lo stesso like perché il prossimo video vi piacerà. E iscrivetevi al canale, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati. E ragazzi, ci vediamo al prossimo video con delle importanti